Good afternoon to everybody. I'm going to correct your reading about beautiful Washington. Look, and although if I send to some of you the corrections because I got the readings in Word, so please, if you send me the readings, I repeat it. Lo ripeto qui. If you send them in as a document Word, I can correct them directly on them with the red color, and I can write much more than now what I can say. So I remember that nobody made wrong this exercise. Let's go on. This is area and this is not District of Columbia because the meaning is the significance. The meaning is District of Columbia, but you must remember to go before that, quindi è un'area, un'area che non fa parte di nessun stato, quindi which refers to area. Poi abbiamo Capital Land, Washington is no problem. I remember that, sorry, wait a moment. Questo which is land, and someone of you wrote Maryland and Virginia. But first of all, Maryland and Virginia are two. Se due sono, no? Se fosse questo non sarebbe which was. Was is singular. Please pay attention, man, don't mean. Cioè, la maggior parte dei vostri errori, ok, ve lo dico in italiano, sono perché c'è una parola in italiano, in singolare, l'avete quasi sempre vista singolare, io ve la metto. Che ne so, il plurale, e manco lo vedete che è plurale o singolare, insomma, avete capito, da una parte la mettete singolare si riferisce a una cosa plurale e viceversa, presente e passato, è uguale per voi. Quindi Maryland e Virginia hanno donato questo territorio che è stato fu chiamato quindi, il distretto di Columbia, quindi quel which refers to land, anche perché è singolare, ok? Quindi ragazzi, avete anche il tempo. You've got time, you've got dictionary, okay? I don't think it's so difficult, in my opinion. There are much more difficult things. Okay, the Lincoln Memorial, I don't remember, but I think, no, okay, this was okay. Then let's go on to the true or false exercise. Okay, there were 10 capitals, so this was false, or they were 10. Quindi questo essi erano 10 oppure ce n'erano 10 di capitali. Qui c'erano e queste erano. It's different, it's very similar but it's different. True, true. Qui sul Capitol is the president's home. You've got two possibilities. In my opinion, in my thoughts, I wanted to write it's the seat of the United States Congress. But it comes later in the answers. Ma siccome viene una cosa del genere simile anche dopo, nelle risposte, quelle del 5, queste qua, you could, and someone of you wrote, the White House is the president's home. Quindi potevate anche girare. Quindi, o mi dite cos'è il Capitol, and the Capitol is the seat of the United States Congress, oppure come si chiama e lasciate president's home. Quindi, the White House is the president's home. In any case, if it's correct, grammatically correct, and the sense is correct, I must say, yeah. It's not in my, so what I thought, but it's correct. It's, yeah. Okay. It was President Adams. Oppure potevate anche scrivere the first president who lived in the White House was President John Adams. Much more longer, but correct. Poi qui the reflecting pool, qualcuno, someone of you wrote, it's a rectangular lake inside the White House. So the White House is big, but there isn't a lake inside of it. So the reflecting pool is in front of the Lincoln Memorial, in front of the such a temple, okay? It's not in the White House, okay? So if you have any doubts, if you don't believe me or you don't understand, have a look at the photos. Go on Google and write reflecting pool, write Lincoln Memorial, and then you can go back here in the text.
in the text. Let's go on. It takes place in the capital, the Congress, oppure it takes place here. Some of you, not only one, unfortunately, some of you put it take, because there is take here, I only copy. It doesn't matter if there is an S here, and this is negative, and this is positive, and I have to put S somewhere. Oh my God! So if you don't have the S here, you have to put it here somewhere. So it takes. Altrimenti qualcuno proprio cosa ha fatto? Doesn't take, gli ha tolto la negativa e ha fatto it does take, che vuole sapere che domanda è. Non è né una domanda né una negativa e li fa una via di mezzo. In terza inventate voi le costruzioni. So, it takes place or in the capital or here. Okay. And here you've got the two possibilities. Either you want to leave elected, e allora cambiate, you change the date, or you leave the date and you change what happened on 20th January, you sworn in. Okay, so very often there are two possibilities, okay, but must be, the answers must be grammatically correct and with a sense, a correct sense, a real sense. My God, I die. Then, no problem with this. Let's go on because I only have a couple of minutes. Okay, it's situated in the district. It means present simple. It was New York. No, it doesn't. Present, okay. It's the river, oppure the river crosses, attraversa. It was, oppure a French subject, designed, verb e it complement. È sempre questo che voglio, no? Completa. Quindi it was a French architect. 3 things. A French architect designed it. 3 things. Okay. Are there? No, there aren't. What is the capital? Eccolo qua, vedete, questa qui è più o meno la stessa che avevate prima nella true false. The big statue of President Lincoln, chi di voi andrà mai o se l'avete, secondo me l'avete anche intravista, questa enorme statua di Lincoln seduta su una poltrona, una sedia, è una statua molto grande ed è dopo le colonne di questo Lincoln Memorial, okay, che è una specie di tempio, dopo delle grandi, un sacco di scale. Davanti a queste scale, prima di queste scale c'è questo lago, diciamo, no, artificiale rettangolare, ci sono queste scale, è lì che è stato tenuto, se avete fatto Martin Luther King, il discorso, no, di Martin Luther King, molto famoso, no, il mio sogno, eccetera, no, I have a dream, eccetera, e l'ha tenuto lì, se non ricordo male. Quindi andatelo anche a vedere, vi rimane più impresso il Lincoln Memorial, questa specie di tempio. Se vedete ci sono delle grandi colonne, dietro queste colonne sono concentrate, c'è questa enorme statua, vedreste questo lake e poi c'è anche questo Washington Monument, che qualcuno mi ha scritto Washington Monument is a temple. No, il Washington Monument è un obelisk, è una specie di colonna, una grandissima, altissima, se non sbaglio, circa 200 metri, cos'è? Altissima, 150. E dopo qui qualcuno ha obelisk, perché naturalmente l'avevo in prima delle 2 vocali, l'avete già rimossa. Comunque vi rimangono più impresse, andatele a vedere, che sia l'occasione, 10 minuti di questa reading. Porca di una miseria, quella lì ci aveva dato quella reading su Washington, 4 notizie in croce, le andate a vedere, magari vi rimane impresso qualcosa di più. Was pressed? No, it wasn't, because, ok, perché è stata chiamata, it was painted white to cover, per coprire the marks, i segni of the British fire. Io ho messo qua del fuoco britannico, ok, inglese, a seguito di quella guerra. Qualcuno, someone of you wrote 1, 2, 3 lines. He or she copied all the words. It's not correct. So, because if you find that the answer is here inside, that you can't write 3 lines. It's too much. You must determine, you must find out which is one, or
How can I change it? And that's what we ask you to do. Okay, so there are altogether 167 or 132 and 35. So I want to spend a couple of seconds about this. Everybody of you wrote there are a tennis court, a jogging track, Ci sono, No. Because in English there is a rule. If the first, you start the list, okay? There is, c'è, e poi iniziate la lista, you start the list. If you start the list with the singular, the verb is singular, singular, singular. If you start, for example, here are all the words in singular. But if you say, for example, allora lo dico in italiano. Se io dovessi dire sul tavolo c'è una penna e 2 libri, mentre in italiano potete dire c'è una penna e 2 libri, ci sono una penna e 2 libri. In inglese, se voi prima dite una penna, cioè on the table there is a pen and 2 books. Ma se volete fare viceversa, ci sono 2 libri e una penna, che come significato è lo stesso, ma grammaticalmente voi dite there are, dovete mettere 2 books and a pen. Quindi in inglese stanno molto attenti ancora di più alla concordanza, mi verrebbe da dirlo sempre, però in questo caso sì. Quindi there is a tennis court, eccetera, 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 because is singular e are is singular. Who is the president? It's Donald Trump, elected, I have, no, I haven't, I would, no, I wouldn't. I don't know how many times I told you. Don't answer, yes, I've been. Oppure, yes, I've been. Ma anche yes, I've been. Oppure, I never been. Oh my God. These are short answers. Sono short. Allora, yes, I have, no, I haven't. Dot. Full stop. Scusate, full stop. Punto. Or comma. Metteteci anche una virgola. E poi volete continuare magari. I've never been there. Non ci sono mai stata là. Oppure, yes, I have. Punto. I was there. Ok, last year, che ne so. I liked it very much or a lot, eccetera. Ma sono quelle estensioni che dovete fare dopo la virgola, dopo il punto, perché queste che iniziano con questa e questa, look, this, my God, and this, che iniziano con il verbo, oppure questa, a vedere quanto, ancora 3 minuti nemmeno, oppure, when, oppure dai, prima, adesso non lo voglio, are, eccola qua anche, look, qua in alto. Se iniziano con il verbo, cosa accidenti vi ho detto? Che sono sempre delle risposte brevi. Quindi, voi fate, yes I would, punto, because I like big cities, eccetera, eccetera. No, I wouldn't, punto, oppure virgola, because I don't like crowded cities, oppure I like San Marino, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi raccomando, perché le indovinate per metà e per un'altra stupidaggine perdete il punto. Okay, so I hope you are satisfied with this correction, and I say goodbye.